Ciao a tutti ragazzi, oggi torneremo a parlare di calibrazione e voi giustamente vi chiederete perché, dato che già avevo fatto un video dettagliato in merito. Beh, a quanto pare nell'ultima patch, quella della Season 1 Reloaded, c'è una dicitura che fa intendere che la calibrazione è stata buffata, ma ahimè l'Infinity Ward come al solito vive nel mistero e non dà quasi mai valori specifici, a differenza della Raven che invece fornisce sempre valori esatti. Piccola parentesi, una delle poche cose buone della Raven. Detto questo, il mio compito di oggi è andare a scoprire 1 se è realmente vero che è stata buffata e 2 di quanto è stata buffata, comparandola con i miei vecchi test. Iniziamo! Per mantenere lo stesso stile di prove andremo a ritestare recoil, ADS e stabilità di mira, che per comodità chiamerò Idle Sway da ora in poi. Questa volta useremo il Castov 762, così che il recoil sarà più netto sul pattern e come al solito avremo 3 classi, tutte con la stessa build, ma una senza calibrazioni, quindi di default, una con calibrazioni tutte spostate sul recoil e infine l'ultima con le calibrazioni tutte in favore dell'ADS. Andiamo poi in personalizzata e disegniamo i pattern sui muri con tutte e tre le classi, così da avere una comparazione. Arrivati a questo punto possiamo analizzarli in dettaglio e come stiamo osservando abbiamo 3 linee di recoil, dove la prima a sinistra è quella di default senza calibrazioni, la seconda è quella con le calibrazioni in favore del recoil e la terza è quella opposta, cioè lontano dal recoil. Da subito possiamo osservare che effettivamente un cambio di rotta c'è stato, anzi possiamo dire che hanno effettuato un bel buff. Se guardate bene il pattern verde è molto più basso e compatto del pattern nero, quindi all'effettivo la calibrazione in favore del controller in culo è molto più forte ed efficiente. Nel contempo però la cosa davvero sorprendente è che se calibriamo l'arma tutta in favore dell'ADS, quindi lontano dal controller in culo come stiamo osservando dal pattern rosso, in verticale rimane praticamente identico al pattern nero e cambia soltanto l'orizzontale dove si allarga abbastanza e durante il tragitto fa vari destra-sinistra rendendo l'arma un po' più instabile. Aggiungo velocemente una comparazione pre e post patch. Passiamo ora alle misurazioni sull'ADS. Come al solito 3 settings, build di default, sfavorevole e ottimizzato. Andiamo ad analizzarle. Partiamo col normale, più ADS e infine meno ADS. Beh, qui possiamo notare subito come 2 dati su 3 sono identici all'altra volta, nonostante abbiamo cambiato completamente arma. E quindi abbiamo un buff del 5% all'ADS con le calibrazioni tutto in suo favore. Ma se ci allontaniamo dall'ADS con i selettori, qui la cosa cambia, perché si arriva ad un nerf stavolta del 25%, quindi con un 5% aggiuntivo. Ergo nella sezione ADS possiamo dire che l'Infinity Ward non ha buffato nulla, ma anzi ha aggiunto un leggero nerf. Prima di passare all'ultima sezione vi rubo solo un attimo per dirvi che se il video vi sta piacendo iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanella così da non perdervi nessun aggiornamento. In caso contrario fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Andiamo ad analizzare ora l'Idle Sway dove l'altra volta c'era una differenza netta tra il setting vicino e lontano dell'ottica. Passiamo direttamente alla comparazione. Come possiamo osservare la differenza non è più così abissale come lo era prima, ma c'è da dire che comunque il setting lontano è sempre quello più stabile. Quindi, riassumendo, effettivamente c'è stata una sorta di buff al setting vicino. Detto ciò, non vi mostro di nuovo come tarare alla perfezione i selettori della calibrazione, per quello vi rimando al video che vi apparirà in alto a destra e vi basterà andare al minuto 5:44. Per questo video è tutto, ritengo che l'Infinity Ward ha fatto comunque un buon lavoro con questa patch. A me non resta altro che salutarvi, al prossimo video, ciao 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 ciao!